ho rilevato che per la prima volta, anche in questo caso nella storia della Chiesa, viene operata in questa enciclica una stretta saldatura tra questione antropologica e questione sociale. Il tema era stato già in parte enunziato da Giovanni Paolo II nella enciclica Evangelium Vitae, laddove affermava che inserirsi sui meccanismi produttivi della vita, nella sfera dell'eugenetica, della procreazione assistita, della dolce morte e così via, implicava una diversa visione dell'uomo. Però ciò che era in qualche modo implicito in Giovanni Paolo II viene reso esplicito in questa enciclica, dove si afferma chiaramente che oggi la questione sociale è anche questione antropologica. In che senso il Papa fa questa affermazione? Per un certo aspetto si tratta di sfondare una porta aperta. Tutti sappiamo che dietro la questione sociale sta l'uomo. Quando Leone XIII denunziava la inumana condizione degli operai, lo sfruttamento del lavoro dei bambini e delle donne, chiaramente faceva riferimento a una questione antropologica. Come si può essere autenticamente uomini o donne se si lavora 14 ore al giorno in cantine mefitiche con un salario insufficiente per vivere? Con questa enciclica dichiaratamente in un suo passaggio si afferma che oggi la società pone in discussione il concetto stesso di uomo. E quando noi parliamo di sviluppo, di giustizia sociale, di eguaglianza fra le persone, facciamo riferimento a un concetto che riteniamo comune e condiviso da tutti, quello di uomo. Cioè, l'Occidente affonda la sua tradizione in un umanesimo che voleva appunto dire riconoscere, valorizzare, esaltare la figura dell'uomo e tutto ciò che è umano. Ma, nota il Papa con una qualche inquietudine, oggi si sta smarrendo il concetto stesso di uomo. Le nuove teorie cibernetiche e certe interpretazioni crudamente materialistiche dell'uomo, come se fosse un fascio di cellule cerebrali che condizionano ogni comportamento del singolo, sia solidali o sia religiosi, perché le nostre circonvoluzioni cerebrali sono fatte in un modo o in un altro. E certe manipolazioni della vita che avvengono nelle sue origini nei laboratori in cui si procede a quelle che molte considerano delle vere e proprie aberrazioni, anche la messa in discussione del senso ultimo della morte. Tutto questo fa sì che è l'immagine stessa di uomo che è posta in discussione. E se è posta in discussione l'immagine di uomo, anche la dottrina della società cambia completamente. Se noi fossimo ridotti a una congrega di api operaie, tutto il discorso dell'economia sarebbe completamente diverso. Dunque, perché si possa parlare di giustizia sociale, di sviluppo, di solidarietà, di fraternità, occorre rinsaldare la concezione di uomo che ci viene dalla tradizione di pensiero tipica dell'Occidente. Concezione che oggi è rimessa in discussione da componenti non marginali della scienza. È in questo senso che la questione sociale è diventata questione antropologica e la Chiesa non può più occuparsi soltanto delle conseguenze ultime di una certa visione dell'uomo, ma deve andare in qualche modo alle radici e contribuire con tutti gli uomini a riproporre, a rifondare quella categoria di uomo che ha rappresentato la grande tradizione storica dell'Occidente e ciò che gli ha consentito di assumere un ruolo di fondamentale rilievo nella storia dell'umanità.